Ciao a tutti. Benvenuti su Segreti Turchi. Tutti i dettagli sono nel nostro video. Prima di cominciare, iscrivetevi e condividete, perché quello che sta succedendo è argomento di conversazione ovunque. Grazie di cuore. Due colossi dello schermo, Bararduk ed Elçin Sangu, tornano al centro dell'attenzione dopo anni. Ma stavolta non si parla di una nuova serie romantica, bensì di un'accusa molto più seria che sta infiammando il web e prendo fuoco le chat tra fan e addetti ai lavori. Il nuovo film con Elçin come protagonista ha spaccato il pubblico fin dal giorno dell'uscita. È un'opera discussa, adulta, ricca di scelte audaci. E mentre il titolo corre di bocca in bocca sui social, nel backstage è esploso un pettegolezzo che ha acceso la miccia. Si mormora che Bar sia rimasto sconvolto dalle scene più coraggiose in cui compare la sua storica partner di set. Il loro nome, legato nell'immaginario collettivo da Kiral Kask, continua ad alimentare fascino e nostalgia, anche a distanza di tempo. Ogni volta che si pronunciano insieme, l'eco del passato torna fortissima. E proprio quando tutto sembrava essersi calmato, ecco riaffiorare una nuova accusa. Secondo indiscrezioni che arrivano da fonti vicinissime alla produzione, Bar avrebbe scoperto la situazione solo dopo che il film è stato caricato su una piattaforma digitale, e avrebbe protestato contro la decisione del team di rimuovere alcune sequenze. Avete capito bene, non per tagliare, ma per il contrario. Un dettaglio che ha mandato in tilt i commenti, creando confusione e versioni contrastanti. Il tam tam è rimbalzato rapidamente da un profilo all'altro, scatenando ansia nei fan. Elçin Sangu, nel frattempo, ha scelto il silenzio. Bellissima e concentrata, ripete a chi le sta vicino che la sua unica priorità è il percorso del film, la sua forza, la sua coerenza. Il regista. Irreperibile. Nessuna replica, nessun chiarimento pubblico. E questa assenza di voci ufficiali ha reso il film ancora più chiacchierato, soprattutto perché si è insinuata l'idea che alcune piattaforme possano toglierlo dal catalogo o oscurarne la promozione. Il paradosso è che proprio questa nube di sospetti lo sta spingendo sempre più in alto nelle classifiche di visualizzazione. I critici si sono divisi. C'è chi sostiene che lo scandalo sia il riflesso della storia televisiva condivisa da Elçin e Bar, del loro magnetismo, di quella complicità che in passato ha fatto innamorare milioni di persone. Altri, invece, parlano apertamente di una trovata promozionale, un rumore costruito per massimizzare l'attenzione. Persone vicine a Elçin raccontano che l'attrice sia rimasta spiazzata dai primi commenti e che non si aspettasse una reazione di questa portata. Per lei, questo film è un progetto intenso, vissuto, su cui lavora da mesi con accuratezza e fatica. Le scene più spinte, dicono, non sono gratuite ma inserite in un discorso narrativo preciso. Eppure, la discussione si è spostata in modo brutale sul rapporto tra i due, oscurando il valore artistico dell'opera. Alcuni fan sostengono che sia stata una richiesta di Bar a rimetterli in contatto dopo anni di strade parallele. Altri rilanciano clip di Kiral Kask, scrivendo, ma allora, perché non si lamentava allora? Dall'altra parte, persone vicine a Bar minimizzano. Le voci più attendibili assicurano che l'attore non avrebbe preteso il ritiro del film, né tagli drastici, bensì avrebbe solo commentato il livello di intensità di alcune scene, dicendo che potevano risultare eccessive per una parte del pubblico. Insomma, niente esplosioni d'ira. Ma nel mondo del gossip basta un sussurro per diventare un temporale. Intanto il titolo macina record. Anche i dirigenti delle piattaforme, raccontano indiscrezioni, sarebbero stupiti da questa ondata. Nessuno prevedeva un ritorno così esplosivo. E in mezzo a questa corsa, tutti ripetono la stessa domanda: che cosa sta succedendo tra Elçin e Bar? Alcune colonne di cronaca rosa sono certe che questa tensione non sia affatto casuale. Anzi, circola voce che i due stiano valutando di lavorare di nuovo insieme, e che quanto sta circolando sia il primo passo, la scintilla di una campagna promozionale mastodontica. Se accadesse davvero, il pubblico resterebbe incollato agli schermi. Ufficialmente, nessuno parla chiaro. Né Elçin né Bar confermano o smentiscono le ipotesi.
E più tacciono, più cresce la curiosità. Un commentatore ha azzardato: sono tra i nomi più grandi di Turchia. Mettili l'uno accanto all'altra e gli ascolti schizzano. È una formula che non si esaurisce. Mentre si mormorava che Elçin fosse pronta a rompere il silenzio, è arrivata l'ennesima fuga di notizie. Una presunta voce della squadra, rimasta nell'ombra, sostiene che l'attrice sarebbe rimasta frastornata nelle prime ore, arrivando a temere per il destino del progetto. Poi, osservando l'attenzione crescere, avrebbe capito che quel vortice stava paradossalmente spingendo il film oltre ogni aspettativa. E così avrebbe deciso di non mollare di un millimetro. Nell'ambiente, si sussurra che Elçin, tra amici fidati, ripeta: difendo la mia arte. Per lei, questo lavoro rappresenta un passaggio fondamentale, un cambio di passo, un racconto potente che affronta con coraggio la storia di una donna. Non vuole che il clamore distorca il nucleo emotivo della pellicola. La situazione, invece, sembra più intricata per Bar. Stando ai ben informati, la sua cerchia sarebbe a disagio per l'eco che certe sequenze stanno creando fuori dallo schermo. Esiste un legame, nato anni fa sul set e custodito dal pubblico come un ricordo luminoso, che rischia di essere travolto da discussioni laterali. E proprio qui, sui social, partono gli strappi, c'è chi dice il Bar avrebbe dovuto sostenerla senza esitazioni, e chi domanda: ma serviva davvero spingersi così oltre? La grande fanbase, quella che da anni sogna di rivederli insieme, legge tutto come un segnale del destino. Ogni notizia, ogni gesto, ogni silenzio, un indizio. E mentre il regista persiste nel non parlare, alcuni giornalisti vedono una strategia: meno si dice, più la curiosità cresce e più l'opera si carica di valore simbolico. In effetti, i numeri parlano chiaro, il film corre, accumula visualizzazioni, alimenta reazioni, conquista anche platee ostili. È come se una miccia avesse trovato una polvere da sparo pronta ad accendersi al minimo attrito. Poi, un'altra indiscrezione mette benzina sul fuoco. Elçin, dicono, sarebbe al lavoro per una grande gala. Un invito, in copia stampata e consegnata a mano, sarebbe arrivato proprio a Bar. Se dovesse presentarsi, la foto che li ritrarrebbe fianco a fianco sarebbe la prima dopo molto tempo. Immaginate l'effetto: flash, mormorii, timeline impazzite, analisi su ogni sguardo. I preparativi, a quanto pare, sono già in corso. Elçin si starebbe occupando di ogni dettaglio, come un artista che sa che quel tappeto rosso non sarà solo un ingresso, ma un messaggio. Le voci parlano di un look quasi sfidante. I più vicini a lei dicono che in quella scelta ci sia una frase non pronunciata: sostengo il mio progetto, comunque vada. Dietro le quinte, però, le tensioni aumentano. Pare che perfino la lista degli invitati abbia scatenato discussioni tra le due parti. Il nome di Bar, inserito a sorpresa, ha innescato titoli su titoli: confronto in arrivo, incrocio di sguardi, un chiarimento pubblico. C'è chi giura che l'invito sia stato studiato, una mossa sottile per concentrare tutti gli occhi su di loro proprio in quella notte. Dall'altra parte, l'incertezza regna. Bar andrà o no? I suoi amici più prudenti sostengono che preferisca evitare di farsi vedere in mezzo al rumore, per non diventare il perno di una narrazione che non controlla. Ma circolano anche pressioni, e pare forti, perché rompa il silenzio. Il loro asse, quell'intreccio di professione e memoria affettiva custodito dagli spettatori, è oggi un campo minato di interpretazioni. In molti, anche tra i colleghi, sperano che tutto si trasformi in un dialogo pubblico elegante, capace di rimettere al centro il lavoro, non il clamore. Nel frattempo, i fan compilano teorie. Per alcuni, la presunta protesta di Bar non è mai esistita, per altri, è stata solo travisata. Per altri ancora, è il primo anello di una catena che porterà a una nuova collaborazione. C'è chi analizza interviste passate, chi scandaglia i gesti, chi mette in fila date e apparizioni. Tutti cercano un ordine dentro un racconto nato per essere disordinato. Perché se c'è una cosa che il tempo ha dimostrato,
è che intorno a questi due i confini tra fiction e realtà tendono a sfumare. La piattaforma digitale, intanto, capitalizza. I responsabili non confermano nulla, ma trapela stupore. Le curve di visione disegnano picchi inattesi ogni volta che sbuca un nuovo rumor. Il film diventa una specie di catalizzatore, a ogni discussione, cresce, a ogni smentita, rimbalza, a ogni analisi, si complica. Ed è proprio nella complessità che trova il suo terreno, perché il pubblico oggi vuole lasciarsi interrogare, non solo intrattenere. C'è anche un'altra lettura che serpeggia. Alcuni dicono che Elchin abbia volutamente accettato un ruolo così denso per metabolizzare una fase diversa della sua carriera, per provarsi in una dimensione che non le era ancora stata riconosciuta abbastanza. E che Barr, vedendo l'onda, abbia avvertito il rischio di far scivolare la conversazione in un vicolo cieco, come se tutta la loro storia si riducesse a un confronto su una singola scelta creativa. È un equilibrio delicato, fatto di sensibilità, attese, immaginari. Nei corridoi delle redazioni, qualcuno giura di aver letto uno scambio privato mai pubblicato. 2 righe, niente di più, il rispetto c'è, la stima pure. Le differenze, se ci sono, stanno nell'interpretazione dei tempi e dei modi con cui una storia va raccontata al pubblico. Forse è questa la chiave, non si tratta di essere d'accordo su tutto, ma di accettare che certe narrazioni, quando toccano nervi scoperti, richiedono silenzio prima della parola giusta. Eppure, quel silenzio pesa. Più passa il tempo, più l'opinione pubblica pretende un gesto. A molti sembra che si stia preparando la cornice per un annuncio, un progetto condiviso, una sorpresa, un ritorno. Altri temono che questo sia solo un rumore destinato a dissolversi. Ma chi conosce la loro parabola sa che niente è mai semplice quando si parla di Barr Harduk ed Elchin Sangu. Ogni passo, anche il più piccolo, diventa un segnale che le comunità online trasformano in mappa del tesoro. La vigilia della gala, la città mormora. Si parla di un tappeto rosso pronto a fare storia, di fotografi pronti a tutto, di guardie che controlleranno ingressi e microfoni. Elchin, dicono, ha provato il suo percorso 3 volte, come un rito. Non è un capriccio, è la determinazione di chi vuole tenere il timone. Sul fronte opposto, il telefono di Barr continua a vibrare. Consigli, raccomandazioni, offerte. Andare. Non andare. Parlare. Aspettare. La scelta di un attore, in certi momenti, diventa un racconto nazionale. Nelle ore finali, spunta un ultimo retroscena. Qualcuno, tra lo staff della produzione, conferma sottovoce che la lista degli invitati è stata riscritta 3 volte. Non perché manchino i posti, ma perché ogni nome porta un significato. Inserire Barr non è un atto neutro, è un segno in grassetto. E ogni segno in grassetto, quando si parla di loro, diventa un titolo. C'è chi teme il confronto, chi lo desidera, chi lo immagina come una scena capace di cambiare la percezione del film. Nessuno, tuttavia, ha il controllo pieno di ciò che accadrà. E noi? Restiamo qui, ad ascoltare le onde di un mare che loro, volenti o nolenti, continuano a smuovere. In questa storia ci sono orgoglio e vulnerabilità, lavoro e memoria, ambizione e paura. C'è una donna che difende la propria scelta artistica e un uomo che misura le parole perché sa quanto possano pesare. C'è la loro ombra passata, luminosa e ingombrante, che continua a seguire ogni gesto. E c'è un pubblico che, ancora una volta, aspetta, spera, si arrabbia, sogna. Con gli occhi puntati sulla gala, non resta che vedere se l'invito si trasformerà in incontro, se il silenzio diventerà parola, se la tempesta porterà davvero un nuovo inizio. Una cosa è certa, qualunque strada decidano, il racconto non finirà qui. Perché le storie più forti non temono il rumore, lo attraversano. E alla fine, restano. Siamo giunti alla fine del nostro video. Se vi è piaciuto, iscrivetevi a Segreti Turchi e condividete. A presto!